E benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a parlare di allenatore. Praticamente saranno 2-3 settimane che parliamo solo di allenatore. Alla fine, dopo appunto la fine della stagione, si è parlato solo di quello. Sembrava nei primi giorni, insomma, subito dopo la retrocessione nostra, che Di Francesco potesse rimanere. Comunque mi ricordo anche le parole di Antonelli che diceva parleremo con Di Francesco, ma sembravano comunque parole un po' di rito per dire ci riaggiorniamo un attimo, programmiamo un po' la stagione nei punti basici e poi si riparte insieme comunque. E alla fine, pian piano, in tutte queste settimane, subito dopo la fine del campionato, siamo arrivati al punto di fare il video oggi e parlare di quali sono i motivi dietro all'addio di Francesco al Venezia. Un video che non mi sarei aspettato di fare 2-3 settimane fa, per l'appunto, e siamo costretti a farlo perché non è ancora ufficiale, ma di fatto, insomma, si è capito. Le strade si separeranno. Si parla già per Di Francesco di vari interessamenti, uno fra tutti quello del Lecce, però adesso bisogna anche vedere se ci sarà l'affondo definitivo, e noi stiamo andando su Stroppa. Però al di là di questo parleremo anche della scelta di Stroppa verso la fine del video. Prima invece partiamo appunto da quali sono i motivi secondo noi, cioè facendo un attimo di analisi quasi logica della situazione che hanno portato a questo addio, perché comunque sono stato abbastanza colto di sorpresa rispetto appunto alla fine della stagione, non me la sarei mai aspettato. E invece qualcosa non ha funzionato nel dialogo che c'è stato, nei almeno 1 o 2 incontri che ci sono stati tra Antonelli e Di Francesco. Qualcosa evidentemente non è andato giù al tecnico, e bisogna capire cosa. Tanti hanno parlato subito di visioni diverse sul progetto tecnico, e devo dire che ci sono arrivate, cioè non lo siamo andati a cercare, ci hanno cercato delle fonti, diciamo, fonti vicine all'allenatore in qualche modo. Non vado a dire il nome perché non lo vuole rivelare, che appunto fosse un po' questa la ragione, da quanto si è capito, ossia che Di Francesco voleva garanzie da parte della società, quindi presumibilmente appunto sul mercato, di poter agire in un certo modo, e poter agire in un certo modo anche in prima persona con Antonelli, quindi avere un po' più di potere decisionale nella scelta dei giocatori. Sì. A me è pervenuto questo. Esatto. Questo ho capito perlomeno. Ma in realtà ci sta come cosa, perché dal mercato che abbiamo visto, negli scorsi mercati, abbiamo visto che... Non gli è piaciuto? No, cioè, non so. Sembrava che Di Francesco veramente non avesse avuto parola. Sì, come se avesse deciso tutto Antonelli. Effettivamente per i giocatori che sono arrivati sembrava un po' così. Poi ci viene detta questa cosa, quindi effettivamente può essere che Di Francesco voleva avere un po' di potere sul mercato, però dire che il Venezia non ha degli obiettivi, non ha una voglia di tornare in Serie A mi sembra assurdo, anche perché la società l'ha anche detto che hanno grandi ambizioni anche di riportare il Venezia in Serie A, e di conseguenza il mercato sarà comunque un buon mercato, ma in realtà anche il mercato di gennaio non era brutto. Assolutamente. Sia per la A che per la B. Assolutamente sì, non era malaccio, ma al di là delle parole, di quel che viene detto, che ok, ognuno cioè tutti possono dire abbiamo ambizioni alte e poi retrocedere in Serie C, no? Ma invece con i fatti, cioè visto il tipo di interessamenti per gli allenatori, per il posto di Francesco a questo punto, a me non evidenziano una volontà di, come dire, stazionare in Serie B per lungo tempo, stiamo bene qui e aspettiamo, non investiamo troppo. Perché se vai su Stroppa, prima si era parlato di Pecchia, che comunque insomma esperienza in alta Serie B ce l'ha. Esatto, ha anche portato 3 promozioni, il Verona, la Cremonese e il Parma, quindi ecco. Comunque esperienza ce l'ha anche nelle promozioni, che è una buona cosa. Di Francesco non ha esperienza in questo, effettivamente. Ok, e Stroppa è uguale, anzi ne ha una in più, perché sono 4 promozioni. Non mi danno l'idea di allenatori scarsi per la B, anzi
stai prendendo dei top, non dico top allenatori, i top allenatori italiani, top allenatori per la Serie B, che è quello che ci serve in questo momento. Quindi da quel punto di vista lì il discorso delle ambizioni della società a me non quadra tanto. Sulla volontà di fare un progetto tecnico vincente per me c'è, quindi Di Francesco lì non ho molto capito il suo discorso, ma dopo ci ritorneremo su qual è secondo me la vera ragione. E anche sul progetto tecnico, sul dialogo con Antonelli, ma secondo me comunque innanzitutto è stato Antonelli a sceglierlo l'anno scorso, quindi non credo che poi faccia il mercato senza dialogare con lui. Poi va a prendere i giocatori con le sue con le caratteristiche che vuole, no? Ci provi comunque, non è che puoi prendere i giocatori più forti del mondo perché il budget non è alto, quindi provi comunque a trovare qualcuno in linea con l'allenatore. Sì, ma appunto fa con quello che può, ma comunque si può lavorare, comunque per carità, cioè col budget ristretto che avevamo in Serie A puoi lavorare in un certo modo, puoi accontentare l'allenatore in un certo modo. In Serie B per me è tutto un altro discorso, figuratevi insomma con cessioni importanti che quelle per me devi farle anche per la volontà stessa dei giocatori, tipo Nicolussi, Caviglia e Izes. Esatto. Se li vendi bene, ed è una cosa importante da fare, non alle cifre che giravano un po' di settimane fa, se vendi bene il budget poi c'è tutto per lavorare adeguatamente e fare una squadra di alto livello per la Serie B. Quindi da quel punto di vista anche lì, sull'accontentare Di Francesco per me, perché secondo me comunque c'è stato sempre un dialogo tra Antonelli e Di Francesco. Sì, ma anche poi Antonelli fa quel che può, cioè comunque lui il suo lavoro e sa meglio le questioni anche societarie in cui deve agire, insomma, a lui la responsabilità, dico. Sì, hanno anche detto che comunque il loro rapporto era buono, amicale forse anche, cioè non è che non si potevano vedere, quindi sicuramente avranno anche parlato di questo. Quindi un po' stona come cosa questa dichiarazione, sembra più una... non dichiarazione, questa voce che c'è arrivata. Queste motivazioni, esatto. Dici. Sì. Perché, non so, sembra un po' quasi una scusa per voler qualcosa, cioè per nascondere altro che c'è dietro. Ossia il fatto che secondo me almeno la sua ambizione, un po' come fatto l'anno scorso col Frosinone, è quella di rimanere in Serie A, allenare in Serie A, che sia anche l'ultima in classifica. È un nostro pensiero, però analizzando logicamente il discorso del progetto tecnico, sì, appunto, però in Serie B perché no? Anzi, ti puoi anche ritrovare in Serie B, l'abbiamo già detto tante volte ormai. Perché non va bene la Serie B? Cioè, ti ritrovi un attimo tatticamente, puoi ritornare a fare quello che vuoi, puoi agire un po' meglio a livello di mercato perché la concorrenza è diversa, chiaramente. In Serie A ti fronteggi con un tipo di squadre, in Serie B con altre, parti già da una buona base, evidentemente perché magari non era una buona base per la Serie A, questa squadra qui, ma in Serie B cambia tutto. Sì, poteva riadattare anche con nuovi acquisti più adatti a Di Francesco, quindi l'avrebbero accontentato anche di più rispetto a questa stagione passata. Per forza. Hai tutte le basi, dico, per ripartire bene, per fare le cose bene e tornare a fare al massimo il tuo calcio. Però la sua ambizione evidentemente, ma dalle notizie che stanno uscendo un po' sembra quello, cioè non ci vanno a smentire, dico, la sua ambizione è quella di rimanere in Serie A. Adesso vedremo come finirà con Lecce, però di fatto quella è la questione. Appunto, cozza un po' perché comunque stiamo andando su allenatori se chiuderemo per Stroppa o si ripiegherà su Pecchia, comunque di livello. Quindi a me tutto questo discorso qua mi pare la cosa più logica che mi viene da pensare è che semplicemente voglia rimanere a quel livello lì, cioè in quel livello, in Serie A. Sì, ci sta, perché alla fine una volta che sei in Serie A, poi torni in Serie B, poi magari è più difficile anche tornare in Serie A, quindi cerca di rimanere il più possibile in Serie A. Speriamo che quest'anno sia l'anno buono per lui, però vabbè. Sì, per carità, però cioè, mi sembra un po' esagerato il fatto di dire, cioè, perché vedo tanti che non gli danno troppe colpe di questa scelta qua e vanno tutti a scagliarsi contro la società.
Io dico calma, in questo caso qui, in particolare, calma. Noi non siamo difensori a oltranza della società, però in questo caso qua, calma, perché appunto, il discorso che stiamo facendo, non mi sembra stiano andando su allenatori pessimi, a livello, Anzi. i fatti parlano, uno 3 promozioni, l'altro 4, mi pare chiaro che, almeno per quanto riguarda Antonelli, che ci sa fare, Sì, voglio sì. andare su allenatori di un certo tipo che ambiscano la promozione, perché non vengono qua a perdere tempo, se no semplicemente ci rifiutano anche loro, no? Esatto. Dicono no, non vengo, cioè, sono famoso per le promozioni in Serie B, devo venire da te a perdere tempo, a stazionare appunto, a temporeggiare qua. Quindi per stavolta qua io non mi sento di incolpare la società, e devo dire anche onestamente che per come si è comportato in questo caso di Francesco, al di là delle sue ragioni, comunque quelle che ha fatto pervenire o quelle che ci sono arrivate, mi sembra un po', come dicevi prima, un po' una scusa. Sì, anche perché... Mi sento anche un po' tradito onestamente, perché comunque l'avevamo anche detto, saremmo ripartiti da lui, cioè non che adesso vogliamo buttargli materiale organico addosso, però mi sento un po' tradito per come ha agito. non è che ha fatto la stagione più bella dell'anno anche al Venezia, quindi noi l'avremmo comunque accettato nonostante la prima stagione, l'inizio della stagione era veramente preso malissimo, poi si è un attimo ripreso. Chiedevamo comunque... anche il suo esonero a un certo punto, partite esatto. contro il Como, che se ne parlava, lì erano, in primis io devo essere onesto a volerlo, poi si è ripreso una seconda parte. Sì, lui ha dato la sua parola per rinnovare, cioè per rimanere anche in Serie B all'inizio quando ha firmato il contratto, quindi comunque ci aspettavamo che rispettasse la sua parola. Biennale è un biennale. Esatto. Poi vabbè, l'ha fatto anche al Frosinone, quindi potevamo benissimo aspettarcelo, quindi cioè, lui è la stessa persona, quindi è così. Cioè, anche perché era nell'ordine delle cose, comunque anche Antonelli quella volta lì aveva fatto capire che la Serie B era un orizzonte molto possibile, effettivamente poi è andato così, quindi cioè, se firmi un biennale comunque ok che ormai i contratti valgono quel che valgono, ogni anno bisogna riaggiornarsi, capire anche con i giocatori questo, se ci sono i margini per andare avanti, vabbè. Però in questo caso qua comunque vedevi la piazza anche che ti ha, come dire, non ti ha addossato colpe, e per carità non l'abbiamo fatto anche neanche noi, perché evidentemente non ha tutte le responsabilità, anzi in questa stagione, però cavolo, cioè fatti anche aiutare a livello, come dire, anche di carriera stesso, cioè riparti da un progetto che comunque per me appare ancora solido, onestamente parlando. E poi fai bene in B e poi vedi tu, cioè comunque anche molti allenatori, anche in Inzaghi adesso, cioè ha portato il Pisa in A, si è fatto la sua B, l'ha portata in A e adesso torna in B al Palermo, no? Però comunque dai atto che tu sei un allenatore che vale, capito? Non dico che non vale, assolutamente, perché il calcio che ha fatto vedere è bello, tutto, gli abbiamo dato atto, soprattutto nella seconda parte di stagione, stavano anche arrivando risultati, poi c'è stata anche molta sfortuna e tutto. Sì, però, per come ha agito, onestamente, io non posso tanto ringraziarlo per come ha agito, perché mi sento molto tradito, sono un po' arrabbiato per come si è comportato, perché per me quelle ragioni sue mi appaiono più scuse che ragioni. Sì. Tutto qua. E ripeto, avremmo continuato tranquillamente con lui, cioè se andava bene, però tutto sto temporeggiare quasi mi fa dire meglio, vai, cioè vai dove vuoi e amen, avanti così, continua a fare sto percorso che fai, però gli auguro comunque che non faccia la terza retrocessione di fila, perché sarebbe veramente da ridere. Sì. Comunque anche Stroppa adesso ha portato la Cremonese in A e probabilmente anche torna in B. Esattamente. Cioè, comunque sono allenatori, infatti lo stavo dicendo prima, top per la B, ma per la A hanno qualche dubbio anche Pecchia, Stroppa. Cioè, sono allenatori che mi lasciano perplesso per quanto riguarda poi la risalita, per carità. Però intanto comunque siamo in Serie B, quindi calma, si riparte comunque da allenatori top per la B, lo ribadisco. Mi viene anche il dubbio a questo punto,
ma l'anno scorso che non è stato scelto, quando Antonelli ha scelto Di Francesco, ha sbagliato a questo punto? A scegliere Di Francesco? Sì. Beh, in parte sì, secondo me, perché non era adatto a come giocavamo prima con Vanoli. Potevi prendere un allenatore più in linea con quello che stavamo facendo e avresti portato avanti un progetto già iniziato. Invece quest'anno hai un po' ribaltato tutto, utilizzando anche lo stesso modulo, però giocando in modo diverso. È stato... cioè, io Di Francesco non l'ho mai visto perfettamente in linea con proprio il Venezia, come se non andassero Due mai corpi d'accordo. strani, dici? Sì, esatto, non li ho mai visti bene insieme e infatti sono felice che se ne vada. sì, no, tu fai bene a dirlo. A me, cioè, io avrei continuato molto volentieri, però anche a me incomincia a suscitare questo, ovviamente, perché se uno non vuole rimanere, non deve rimanere, quindi prego. E non do colpe alla società in questo caso, non mi interessa, non sarà un'opinione anche non prevalente nel tifo, ma è una mia opinione, quindi è legittima, però voi qua sotto ditelo pure, non è che cancelliamo i commenti di chi non la pensa come noi, scrivetelo pure qua sotto le vostre ragioni, i vostri perché, anche se dissentono completamente da quello che abbiamo detto oggi. Cioè, sul cambio tra un Vanoli e un Di Francesco, che praticamente sono i due paradigmi di calcio adesso, secondo me, ossia chi fa il 3-5-2 come Vanoli e chi è un allenatore da 4-3-3. Poi non l'ha potuto evidentemente fare sto 4-3-3, calcio offensivo di Francesco, però quello è il modulo che vorrebbe fare, che ha sempre fatto quando ha avuto a che fare con rose a disposizione di ottimo livello. Evidentemente qua non l'ha potuto fare, ma quella è comunque la sua ideologia tattica, calcistica, la sua filosofia calcistica. Adesso non dico che si torna indietro, perché comunque Stroppa fa un 3-5-2, ma da quanto sembra comunque un calcio di un certo tipo, offensivo, dipende sempre come lo si interpreta il modulo, quindi non vuol dire niente. Anche i moduli, tutti possono essere, anche un 5-4-1 può essere offensivo, dipende come lo metti in campo e cosa gli chiedi, linea alta, linea bassa, mille vari discorsi. E si va su il tipo di allenatori comunque, anche per dire un Pecchia adesso, Pecchia è di molto diverso perché fa anche lui un 4-2-3-1, che era un po' quello che pensavo tornasse a fare Di Francesco, in Serie B dico, qua tornerà a fare un 4-3-3, un 4-2-3-1, insomma moduli comunque di un certo tipo che vogliono fare un calcio di un certo tipo. Invece adesso sembra che si ritorni un po' al passato, cioè almeno a livello schematico, sia il 3-5-2 sì, che in realtà di Stroppa, che in teoria questo è il suo modulo classico. Poi non è uno dogmatico, Stroppa, se arriverà lui, poi faremo tutte le analisi del caso, non è uno dogmatico che fa solo il 3-5-2, guai se gli togli la possibilità di fare il 3-5-2. Come Di Francesco, che all'inizio... Sì, che però le abbiamo dato un merito proprio perché si è adattato per una volta, no? Cioè l'ha dovuto fare già anche un po' l'anno scorso a Frosinone. Però okay. Si è adattato fino a un certo punto, perché le due punte, per esempio, non le ha mai messe, che poteva benissimo metterle le due punte. Sì, su cioè, un 3-5-2. Più che non metterle, le ha fatte lavorare male, secondo me. Sì. Le ha messe, però una volta facendole lavorare. È come se non le avesse messe, tu dici. Cioè, sì. Le ha lavorate male, sicuramente la parte offensiva è la parte peggiore forse quest'anno. Ma al di là di quello, cioè, Stroppa comunque mi sembra uno tatticamente appunto meno dogmatico, meno talebano, un po' più anche equilibrato, anche nel suo essere leggermente un po' più offensivo che difensivo, capito? Quello discorso. Quindi è un discorso interessante questo, però ne riparleremo sicuramente, appunto, aspettiamo gli annunci in questo caso, non ha senso parlare prima. E vedremo anche il futuro di Francesco dove si accaserà. E niente, era questo quello che volevamo dire. Se volete aggiungere qualcosa potete lasciare un commento qua sotto e dite la vostra, ovviamente, cosa pensate del possibile nuovo allenatore o quello che pensate di quello che ha fatto Di Francesco. Sì, anche se dissente completamente, come dicevo prima, esatto. Del nostro pensiero, dite pure quello che volete qua sotto, ne riparliamo insieme. Anzi, ci piace anche leggere le vostre idee per condividere le idee, appunto. Ricordate di lasciare un like, di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, per sostenerci se volete potete anche abbonarvi.
e attivate la campanella per non perdervi nessun video, che adesso non si sa quando usciranno notizie, quindi sarà un po' così. Esatto. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.